Benvenuti in questo secondo video che riguarda l'applicazione per iOS TotalFile, l'applicazione per gestire i file in modalità molto più semplice. Secondo me la preferisco quasi a file di iOS o di padOS. A voi ovviamente la risposta a questa mia domanda. In questo video vedremo molte funzioni, tra cui una che è veramente carina, la possibilità di agganciare ovviamente un'unità esterna a TotalFile, quindi andremo a vedere questa funzione, ma ce ne sono altre molto interessanti. Andiamo a vedere subito il video, la seconda parte che riguarda TotalFile per iOS. Prima funzione, andiamo a vedere come collegare un cloud esterno. Come ho detto, non si può collegare in questa sessione qua iCloud direttamente. Vedete che non è inserito all'interno di questa lista, ma si può fare in un'altra maniera, poi vedremo come fare. Adesso io voglio collegare uno di questi cloud, uno di questi servizi. Io ovviamente ho solamente, utilizzo solo, ma non utilizzo sempre, Dropbox. Quindi vado a cliccare su Dropbox e ovviamente mi esce la schermatina della login. Quindi cosa devo fare? Devo andare a inserire il login per poter ovviamente accedere al mio Dropbox. Se tutto è andato a buon fine, ovviamente ho dovuto fare il collegamento a Dropbox e ricevuto il codice inserito qua dentro. Andiamo a vedere se il codice è esatto. Non esatto, non esatto, scusate, c'è avuto un attimo di mancamento. Ecco qua, vedete qua dentro c'è la mia cartella Dropbox e io vado a far così per aprirla, ok? Vedete, e vedete tutto il contenuto di Dropbox. Ma non solo, la cosa bella è questa, che si può fare anche un upload, quindi posso andare anche a mettere in Dropbox qualcosa. E come si fa? Andiamo a vedere. Allora, innanzitutto per tornare indietro abbiamo la freccetta, ok? E qui c'è anche lo spazio a disposizione che ci dà questo cloud. Ma si può, come dicevo, fare un upload su Dropbox o su qualsiasi cloud che avete collegato. Come si fa? Si va sul file che volete uploadare, ovviamente si clicca lungo e vedete qua in fondo abbiamo proprio, ok, invia a cloud. Quando vado a cliccare vado a scegliere, ok, la destinazione, quindi vado su Dropbox, ok, diciamo che vado a finire nella cartella principale, va bene così. Oppure posso fare anche una cartella, sì, posso fare una cartella. Allora facciamo così, facciamo una cartella, ok, continua, vado a cliccare nella cartella appena creata, eccola qua, ok, e vado dentro, ah no, seleziono così e vado a fare upload. Adesso quando vado qua, ok, nella sezione dei download, ovviamente nella sezione di upload ho anche quello che sto scaricando. Appena finito, vabbè, ha finito perché è poco, vado qua di nuovo nel mio cloud, vado qui, faccio così, vado qua, vado di lì, vado su, vado giù e vado a cercare la mia cartellina che si chiamava Total File. Eccola qua, andiamo a vedere cosa c'è dentro e ci dovrebbe essere il mio file dentro. Eccolo qua, a questo punto posso anche andarlo a lanciare tranquillamente da il mio cloud, quindi dipende dalla velocità, io sono in mobile, sapete, sono sempre a Sori, quindi dipende da quanto è veloce la linea, però diciamo che, ok, diciamo che abbiamo capito che si può, ok, fare così. Ecco, ok, facciamo così. Per cancellare, ovviamente possiamo cancellare anche, abbiamo tutte le funzioni, ok, per eliminare anche dal cloud. Ecco, questa eliminazione ovviamente è vera. Andiamo a vedere se c'è eliminazione. Ecco qua, eliminare. Quindi vado qua ed elimino il file fisicamente qua, non è che lo vado a eliminare per finta, cioè qua lo elimino veramente da Dropbox. Per scollegare invece un cloud cosa faccio? Ritorno qua, vedete ci sono i tre puntini, adesso ci diamo dare un'occhiata cosa dice dentro, vedete abbiamo apri, ok, aggiorna e abbiamo scollega cloud, quindi vado a cliccare sopra, ok, e lui dovrebbe scollegarlo, ok, adesso lo scollegherà, penso di sì. Scolleghiamolo, c'è qualcosa, non c'è niente, scollega cloud,
Ok, scollega cloud, vabbè, la seconda è andata, va bene. Quindi capite, potete gestire anche un cloud esterno non file, però file ovviamente ce l'abbiamo qua quando andremo a vedere queste voci qua. Vedete, all'interno qui c'è file, che penso che sia proprio file di iCloud, quindi infatti. Ok, andiamo avanti. In total abbiamo anche la possibilità di andare a collegare un'unità esterna, ma non deve essere per forza un'unità esterna, può essere anche un cloud, ovviamente diciamo un cloud, iCloud può essere, infatti, può essere un disco esterno, può essere l'iPad stesso, quindi andiamo a collegare, ok, dietro il nostro disco, andiamo in file per vedere se veramente il nostro disco è stato collegato, spegniamo questa finestra, non capisco perché le hanno dovute invertire, comunque bravi. E ce l'abbiamo qua, vedete abbiamo due partizioni, la prima è macOS, la seconda è MS-DOS. Adesso ritorno in Total File, vado qua e abbiamo proprio la voce connetti unità. La connessione unità, intanto vabbè qua sotto ci sono tutte le varie istruzioni, se non capite quello che qualche volta è anche così. Andiamo ovviamente a connettere l'unità cliccando su questo tasto qua che c'è sotto. Vedete, si apre file, quindi io potrei anche collegare tutta iCloud schisciando qui, vedete? Ok, apre, quindi si collega. Ma voglio collegare un disco esterno, quindi vado a scegliere la mia partizione Mac OS, ok? Vado a fare apri e che succede? Mi viene proposta questa finestra, quindi io vado a scegliere l'iconetta intanto questa, ok? E poi posso scegliere anche un nome del file, quindi metto disco OSX, ok? Ho scritto bene, ho scritto bene, faccio così, apri, cioè avevo fatto e ce l'ho qua, eccolo qua, vedete, questo è il contenuto del mio disco, quindi a questo punto io posso fare quello che voglio, posso caricarci file, posso ovviamente andare a creare una cartella, posso cancellare anche un file, perché no? Vediamo se c'è qualcosa da cancellare. Ah, questi dita marce, allora vediamo cosa da cancellare. Oratorio, non c'è niente da cancellare qua sopra. No. Allora, niente, non c'è niente da cancellare per adesso, però lo vedremo poi quando faremo, ovviamente, andremo a vedere le altre funzioni. Ecco, una cosa che potete fare è tornare indietro, ovviamente sciacquare a lungo, e che succede? Potete eliminare la connessione. Ecco, ovviamente questa operazione non va a cancellare il vostro disco, ovviamente. L'ultima funzione che vi faccio vedere è questa, molto interessante. Praticamente si tratta di far diventare Total una sorta di server, ok? Che mette a disposizione ovviamente i nostri file dove andremo, ok, a collegarci in remoto da qualsiasi parte del mondo. Quindi cliccate su questa voce, esce fuori ovviamente questa schermata qua, che non ha nulla di strano, ovviamente bisogna restare in questa schermata per restare collegati, perché se si esce il collegamento cade. Questo è l'indirizzo e questa è la password. Ecco, la password viene chiesta solo una volta al collegamento, ovviamente nel browser, ok, che state utilizzando. Se cancellate ovviamente la cronologia, la password viene richiesta. Ora vado a mettere sul Mac, vedete il 172, ma io l'avevo già messo, quindi ok. Vado a far così e cosa succede? Compare quello che è all'interno, ok, del mio total file. E infatti la prova che volevo fare era proprio questa: ho collegato il disco esterno, ma il disco esterno non viene visto, vengono solo viste le cartelle. Io posso ovviamente nelle cartelle andare a vedere quello che c'è dentro, visionare il mio file, cancellarlo, fare quello che voglio, ok? Proprio come fosse, diciamo, agire come fosse su Total File. Quindi attenzione se cancellate un file, ovviamente dal web, diciamo, da remoto, lo cancellate anche su Total File. Qui abbiamo le cartelle che abbiamo condiviso, ovviamente quelle che abbiamo messo dentro Total File. È molto semplice da utilizzare, qua si torna indietro, ovviamente abbiamo qua, ok, poi abbiamo le cartelle, qua abbiamo il sort, ovviamente abbiamo
aggiungi, ok, possiamo fare una nuova cartella, un nuovo file, quindi è molto semplice da utilizzare, il cerca, eccetera, eccetera. Quindi molto carino. Non possiamo ovviamente mettere a disposizione il nostro disco esterno. Vi faccio vedere se esco ora e vado qui a ridare ovviamente l'indirizzo. Che succede? Ovviamente la connessione decade. Beh, questo è una sorta di cloud privato, ok? Potete, in base al, diciamo, ovviamente a disposizione dello spazio del vostro iPad o dell'iPhone che sia, potete mettere a disposizione dei file, quindi scaricarli dove volete, anche guardare un film in remoto, un vostro filmato, qualsiasi cosa. Benissimo, abbiamo visto le altre 3 funzioni molto utili. Vedete come si possa gestire anche tutto da remoto, quindi tranne gli hard disk, vabbè, questo magari è fatto di sicurezza, non so, però è molto utile, ok? Potete caricare le varie cartelle, i file che vi interessano, e poi dove siete ve li potete andare a vedere. Bene ragazzi, non mi resta che invitarvi a condividere questo video con i vostri amici se occorre a loro conoscere questa applicazione, che è a un prezzo veramente basso, quindi se vi serve acquistatela prima che le cose diventi un abbonamento. E in ultimo, voi 88% fatemi questa cortesia, visto che siamo a fine estate, andiamo verso Natale, regalatemi l'iscrizione al canale, cioè regalatemi la vostra iscrizione al mio canale YouTube, che tanto è gratuito e non costa nulla e non si rischia nulla. E poi se volete potete azionare anche la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in questa fine estate. Quindi non mi resta che ringraziarvi per aver visto questo video, ci vediamo alla prossima.